Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Colpo di testa, rete, ha segnato il Milan, ha segnato Gabbia, Serginho va, sono davanti al portiere, gol, 6-0, Serginho, 6-0, ma dove siamo? Buon pomeriggio e ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È martedì 16 settembre del 2025. Buon martedì come detto. Buon talk il secondo della settimana con una notizia dell'ultima ora e tra poco ovviamente ve la diamo subito. Visto che riguarda Massimiliano Allegri, che avete visto anche in doppia veste in quel della copertina, pre e dopo. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Enrico Boiani. Buon pomeriggio a tutti. Morgan in regia e grafica numero 0. Perché questo è sì, perché abbiamo aspettato ai noi il report del giudice sportivo che ha comminato, e ce l'aspettavamo da ieri, insomma, era difficile passare inosservati dopo quello che era successo ieri sera, al netto del fatto che magari di fondo poteva anche aver ragione sul fatto che rigore non rigore, VAR non VAR, eccetera eccetera, però insomma la contestazione alla decisione arbitrale di Allegri era andata ovviamente un po' sopra le righe. Morale: Massimiliano Allegri, leggo, per avere al 45esimo del secondo tempo criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, contestava in maniera plateale il quarto ufficiale, infrazione rilevata al quarto ufficiale. Quarto ufficiale, per chi non lo sapesse, è il quarto uomo, ovvero Rapuano. Squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di 10.000 euro. Questa è l'ultima ora di veramente un quarto d'ora fa, non di più, 20 minuti fa. Insomma, ce l'aspettavamo, però insomma, fa sempre un po' strano, visto quello che alla fine, non ti dico il danno e la beffa, però... Io mi aspettavo peggio. Io mi aspettavo 2. Quindi, cioè, se dobbiamo pensare a quello che è accaduto, è ovvio che Massimiliano Allegri non doveva avere neanche una giornata di squalifica. Però, ovviamente, quando succedono queste cose siamo abituati a vedere queste squalifiche. Il problema alla base sta sempre all'origine di tutto questo, quindi
Cioè, è proprio l'errore sta a monte, esattamente. Sì, però c'è anche da dire che allora non si poteva fare meno di una giornata, come dicevi tu ieri, Simo, per via del precedente che avresti creato, nel senso che se uno impazziva, ma poi col senno di poi le cose erano giuste, allora giustificavi a saltare la squalifica tutti gli allenatori che impazzivano. Ma d'altra parte, per come ha reagito Allegri, se fosse stata una decisione secondo me arbitrale corretta e quindi Allegri fosse impazzito un po' a caso, sarebbero state di più le giornate, secondo me. Col fatto quindi che morale, invece una roba... Marcenaro e Allegri saltano un turno. È quello che fa riflettere. D'altronde, allora, adesso noi siamo di parte e va bene, vedo che in chat ogni tanto, lo so che siamo tutti tifosi del Milan, però su questo purtroppo bisogna ammettere che è andato un po' oltre. Non si può togliersi la giacca, andare avanti e indietro, gridare in faccia al quarto uomo puntandogli il dito a una spanna dal naso. Ragazzi, poi capisco che invece a monte la questione era il rigore c'era, io accetto anche la giornata. Io accetto anche la giornata. Guarda, avrei accettato anche 2 giornate di squalifica per Allegri. Però per quanto me ne riguarda, Fabbri non deve più andare al VAR, punto. Dopo una roba del genere. Fabio. Vabbè, però o non ci deve andare per molto. Prendiamo solo il VAR. Per me è un errore che se fai al VAR una roba del genere, al VAR, che è lo strumento per cui tu pausi letteralmente il gioco e torni a riguardare le immagini. Marcenaro tanto è lì concitata l'azione, ma al VAR quella roba lì, per me Fabri non deve più mettere piede al VAR, punto. E Marcenaro avere una squalifica di un po' di giornate. Non che fai una giornata uno, 2 giornate l'altro. Perché sennò la prossima volta dici vabbè, se faccio un altro errore così importante, vabbè, al massimo mi danno una giornata di squalifica. Cioè, no. Quindi morale, vabbè, le prossime... siamo nell'epoca mondiale in cui chi fa errori non succede niente, perché siamo un po' in questo mondo, no? Però qui è evidente, cioè per un errore così importante, anche perché chi fa errori più piccoli più o meno... Morale lo rivediamo col Napoli. Sì. Perché anche in Coppa Italia c'ha il pregresso. Se non ricordo male, erano 2 le giornate, o mi sbaglio? Bisognerebbe controllare, magari qualcuno in chat se lo ricorda. Io sicuramente ha saltato Milan Bari perché ero lì e lui non c'era. Per l'altro spogliarello, quello un pochino più greve di questo, si era preso 2 giornate per la Coppa Italia, quindi Bari e quindi Lecce. Tra l'altro Bari-Lecce facciamo. Sì. 2, allora sì, non c'è nemmeno con Lecce. Quindi lo rivediamo a Milan-Napoli. Lo rivediamo per Milan-Napoli. Sempre a San Siro. Decidetevi su 2-1. Anche adesso controlliamo, facciamo prima, meglio. Vabbè, niente di più, niente di meno. Torneremo a parlare di Max, ma per il campo. Dai, tra poco, tra qualche minuto. Faccio un piccolo appunto, come sempre, ragazzi. Max salta una giornata, voi non saltate il vostro momento dei like, quindi cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi, attivate la campanella, abbonatevi se vi va, 2,99. Ve l'ho già detto a lunch, ve lo ridico anche adesso, è un consiglio il mio. Abbonatevi, rinnovate i vostri abbonamenti che tra pochi giorni scoprirete il perché vi stiamo invitando sempre di più, ma è una cosa bellissima per voi. Di più non possiamo dire, lo scoprirete tra un po' di giorni su Instagram, @Radio Rossonera. Tra l'altro, se non ci seguite già un pochino dovreste aver pseudo intuito qualcosina, ma continuate a farlo. Poi rispondo perché sono arrivati tantissimi messaggi sia al lunch che al talk. So che molti stanno scrivendo Henry, lo sappiamo che prendi la malattia venerdì per giocare al nuovo FC. Ragazzi, non posso farlo a meno che in questa trasmissione non arrivino tipo 150 euro di donazione. In caso quindi ha deciso lui. porto la pagnotta a casa e quindi mi salvo il giorno. Con 150 euro di donazione venerdì avrò mal di testa, direttore. Avrò 150 euro di donazione. Fatelo per me. Ha deciso lui. Adesso facendo proprio 2 conti della serva,
Non è che mi fa schifo. Vedi? Potremmo anche stringere questo patto. Voi salvate il mio venerdì e salvate la giornata del Nel direttore. dubbio io ringrazio Bravo. Davide Cortinovis che ci scrive ciao cavalli pazzi e ci dona No. 2,49 €. Ma tanto ormai cioè, nel No, senso, ma come non- c'ho cavalli pazzi? Tra l'altro Harry sta anche guardando il telefilm, quello cartunato col cavallo, Pensavo cioè, l'ippica. quindi proprio... Sì, Bojack Horseman. E poi c'è Molto il boomer milanista che ci dona 2 euro con uno sticker. con Grazie scritto ragazzi, cool. grazie, grazie scherzi mille. a parte, io l'ho buttata in battuta prima, no, però grazie anche per le donazioni che ci fanno andare avanti. Comunque, ho ripescato il giudice sportivo della Coppa Italia. 2 giornate di squalifica a mendere 5.000 euro. Perché al 50° del secondo tempo si avvicinava al quarto ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale. Alla notifica dell'espulsione reiterava l'atteggiamento rivolgendo espressioni riguardose sull'operato degli ufficiali di gara. Infrazione elevata sempre al quarto uomo. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del direttore di gara. Questa è la motivazione per le 2 giornate di Coppa Italia, mentre in campionato, l'abbiamo letta poco fa, insomma, è una giornata sola di squalifica, come c'è in grafica. Andiamo a vedere la grafica numero 1, la classifica, visto che ieri sono chiuse 2 partitone, 2x peraltro. Ringrazio Chris79 che ha rinnovato per il 16° mese. Se mi dici così devo fare l'upgrade e quindi è andato in Elite. Bravo Cri, perché è una cosa che abbiamo già detto a lunch, più siete diciamo abbonati da tempo e più il vostro abbonamento è di un livello alto, già, quindi già. o Elite o Palloni d'Oro eccetera, più per voi insomma è meglio. Ecco, questa cosa che diremo / faremo vale per tutti i nostri abbonati, quindi sia che siate abbonati da adesso che ieri, una settimana, nel momento stesso in cui lo diremo eccetera, ma l'anzianità e il livello, hai fatto l'upgrade a Pallone d'Oro e quindi sei veramente il Luka Modric di questa chat, è meglio, quindi continuate a supportarci, grazie. Ringrazio anche Fili92 che ci ha donato 2,50 €. Henry spacchetta e ballati tutta alla fresca. Non Dipende diteglielo, da voi, ragazzi, non dipende da diteglielo voi, che già lo dipende da fa. voi. Dipende da voi. E ringrazio anche il boomer milanista che ci ha donato 2 Sì, l'ho già euro. Ciao ringraziato. carissimo. Ma ciao. Chris79 ha eseguito la grade a Pallone d'Oro. Sì, gli abbiamo dato anche del Luka Pallone Modric, d'Oro. più di così. Più Che di gli così, dobbiamo non dire? lo so. Fantastico. Esatto. Fantastico. Allora, la classifica si è chiusa, quindi la terza giornata è andata in pensione. La Cremonese ha fatto un passettino in più e quindi è salita al terzo posto insieme all'Udinese. Il Como ha fatto un passettino in più ed ha agganciato a Cagliari e Torino ed è venuto dalla parte di qua della classifica, mandando dalla parte di là L'Inter. Il Genoa anche lui ha fatto un passettino in più uscendo dalla zona di retrocessione di un punto, agganciando Fiorentina e Verona, che anche il Verona stesso ha fatto un punto e ha agganciato la quota salvezza a 2. Agganciato la Fiorentina. Esattamente. In zona di retrocessione in questo momento ci sono Pisa, Parma e Lecce. Il Parma si è preso un bel rischio con quella scelta. Non vorrei di dire, panchina. però qualche indizio sulle ultime 3 io mezzo Anche il ce l'ho. Parma ci metti? Mm, Sì? Ha preso un rischio. mm. È un Non lo so allenatore, se è un saranno proprio allenatore queste, ma molto... per me 2 su 3 comode sono queste. Un allenatore molto sperimentale per quanto riguarda la Serie A, nel senso che lo stesso Fabregas, no, di questi nuovi ragazzi, figli e allievi dei primi giochisti, se vogliamo, no? Che stanno venendo fuori. Già Fabregas l'anno scorso non è che ha passato l'acqua di rose all'inizio del campionato. No. Poi è venuto fuori pian piano, quindi magari lo farà anche l'allenatore del Parma, magari no. Staremo a vedere, ecco. Di certo, guardando la classifica, perché guardo anche la classifica, io prendo dentro anche Nicola, oltre vabbè ad Allegri, Conte, Tudor, metto in mezzo anche Nicola, metto in mezzo lo stesso Vieira che ieri ha stappato un pari. Diciamo che sono allenatori un pochino più pragmatici, ecco. Andiamo alla prossima di grafica. Invece si sono chiuse, come detto, le partite della terza e quindi si sono chiusi anche i nostri pronostici. Non so se c'è il Bare in chat. Sì, Il Bare sì. per ora non lo vedo il Bare. Vedo Che aveva invece giocato tanti con messaggi su Nico Paz come Riccardo Cacà e io.
Cosa dire? Ah, no. No, sto leggendo, c'era frizzata. sto leggendo tantissimi messaggi su Nico Paz, ne parleremo, gli dedichiamo un minuto se volete, dato che ce lo chiedete in tanti. Caro Bare, io e te siamo la competenza. Abbiamo fatto 6 punti. Io ho sbagliato tutto. Tu e lei avete fatto 5. Bea, cosa è successo? Allora, la Roma l'abbiamo sbagliata tutti. Atalanta-Lecce, io un po' di rischio si prende. Pisa-Udinese non so perché ho messo 1 onestamente, cioè non l'ho capita. Sassuolo-Lazio, io sinceramente vedo che la Lazio l'abbiamo sbagliata tutti, pensavo che la Lazio prendesse il via. sì. Però Jack, ho azzeccato il cos'è Milan, successo, quindi Jack? è la cosa più importante. Cos'è successo a Jack? Non lo so. Non stava bene venerdì. Che ricordiamolo, è un po' il nostro consigliere di fiducia. Sì, esatto. Chiamiamolo Però così. il Milan l'abbiamo indovinato tutti e questa credo che sia la cosa più importante. Sì, forse è l'unica. Sì, l'unica. No, l'unica insieme a... No, che abbiamo l'unica. preso tutti Sì, l'unica. sì, vedi, Milan. vedi Che vecchi cuori. Vecchi cuori che siamo. Grafica numero 3, a proposito di questo, E della copertina. e della... sì, e anche della copertina, i bookmakers iniziano a tagliare la quota scudetto per il Milan. Siamo scesi a 7,5-8. In testa, nel senso chi è quotato con la quota più bassa ovviamente è il Napoli, seguono il Napoli a 2,5-3 mi No, ma pare. noi quanto eravamo? Noi eravamo intorno ai 9-10. Ragazzi, se ve la sentite è il momento. Cioè, non è che poi... se vince altre 2 partite, scende. Poi dopo il Napoli ci sono Inter e Juventus, più o meno se la combattono quote più, quota meno tra i veri bookmakers, e il quarto a questo momento è il Milan, che però vede la quota scendere. È il momento, se volete. Cioè, se sabato vinciamo a Udine, scende ancora. Magari non di tanto, però affrettatevi. No, allora. Però sono cose che ti devi, cioè, Sì, soprattutto sì, devi sentire. quelle così a lunga distanza, no? Sì, no, però allora bisogna fare un discorso molto serio qui, perché io capisco che ad Allegri hanno chiesto la Champions League, non di vincerla perché non la giochiamo, purtroppo stasera rinizia, ma di qualificarsi. Lo so Simo, mi dispiace. Poi domani tu stasera vedrai le partite, domani faremo il talk, come ogni talk della Champions, quando noi non la giochiamo arriverai qui a dirci che bello la Champions, le luci, l'inno. Ho fatto anche una grafica dopo con i colori della Champions. No, dicevo, In teoria era Milanello oggi. riprendo il discorso di Paolo Maldini quando ci qualificammo in Champions la prima volta, il primo ritorno dopo i 1000 anni di attesa, che disse: noi dentro di noi abbiamo puntato dall'inizio dell'anno al campionato, poi dopo Natale l'Inter è venuta fuori alla distanza, ha vinto, bravi loro, però in testa avevamo di puntare al campionato. Perché? Perché se tu punti al campionato, se poi perdi un po' la scia, male che vada finisci secondo, terzo, quarto. Se tu invece punti subito, parti puntando al quarto, è lì che invece stai lì, ti giochicchi il quarto, il quinto, il sesto, il quinto, il quarto, magari il terzo, Devi puntare su. e rischi. Quindi questa storia del puntare subito un po' più in alto, alzare un po' l'asticella, per poi eventualmente a marzo, visto che piace tanto a Max, a marzo ricalibrare e dire vabbè, al campionato magari non ci riusciamo, però siamo secondi e terzi. Oppure dire vabbè, siamo in ballo, balliamo. Ricordati che le stagioni si decidono a marzo. A marzo, bisogna capire a marzo in che posizione siamo. Del resto, come dicono gli illuminati, se punti alla luna, mal che vada, avrai vagabondato tra le stelle. Eccoci. Ma cos'è? Non lo so. Se punti, è il discorso che faceva Harry, sì. che fece Ma Paolo. che proverbi sono? Giacomo. Se punti in alto, mal che vada. Se punti a cose Giovanni. medie, se ti va male, scendi ancora. Io non è che conosco solo i proverbi di Aldo, Giovanni e Giacomo come voi, cioè, ne conosco anche altri. Bea, Brava, perché lei- brava. Fa e capisce. entrambe. Chi sa fare, sa capire. Va bene. Impazzirà la chat, sono sicuro. Daniele ci ha donato 5 euro. Grazie. Io me lo sento dalle firme. Vabbè, ma Daniele... Quota 11 addirittura. Vabbè, ma Daniele è di parte. Cioè Ma nel non l'ho senso... fatto per scaramanzia, come gli europei 2020 per l'Italia. Quindi, Alma. Alma.
Grazie Fede che scrive che non mi meritate, grazie. Grazie Daniele della donazione. Siamo poco più di 10 euro, ne mancano 140 per liberarmi questo venerdì. Io vi ricordo. Chi è il folle che mette i soldi per farti giocare? Cioè, se arriva sto folle... Beh, dopo che hanno messo dei soldi per vederci a fare il post partita alle 2 di notte. Te Ma lo quello, ricordo. guarda, fosse stato, l'avrei fatto pure io. Sì, perché sei sadico. Per sadismo, certo. Perfetto. Qui non è sadismo, qui è fargli un piacere, che è diverso. Cioè, non è rompergli le balle. Quindi, morale, il sondaggio sta dicendo che in realtà però la maggior parte di voi dice no. Visto che li fai sempre tu i sondaggi, rispondi un po' te. Dai. 50 euro sul Milan? Ora proprio. Adesso. Non posso aspettare il Napoli. No, grazie. adesso. Il Napoli. No, Udinese-Napoli. perché poi la quota se batti il Napoli scende. Hai ragione O se anche tu. vinci o se perdi col Napoli risale, quindi No, non li metto. ok. Però 10 euro si ributta. Allora, 10 sì, già 50. No, scherzi a parte, no, ancora no. Per me ce n'è una ancora davanti a tutti. Almeno una sicuramente. Poi dipende anche, insomma, lo sapete, hanno 2 competizioni loro e dovranno gestirsele. Parlo sì. del Napoli, Bea? ovviamente. No, io non partecipo a questi giochi. No, Io per scaramanzia non dico niente. va bene. Henry, se fai una live Fiume li metto io, attenzione che qui si aprono prospettive importanti per... Crino. Non dire, fai no, Cri. No. Andiamo avanti, va. Grafica numero 4. Termino il sondaggio con Risultati? 58 il no, 42 il sì. Poi un giorno capirò perché percentuali sono sempre. 58-42. Vabbè, giusto. Sì, no, però prima era quando ho chiuso era 55 no e poi nel momento in cui ho cliccato è diventato 58. Questo è il messaggio invece di ieri di Mike Maignan, un breve stop. Bea, vuoi leggerlo tu? Di Michele? Sì, dice appunto che è una vittoria importante, un breve stop per sistemare la meccanica e poi si riparte. Questo è il destino che Dio mi ha riservato, stare sempre positivo e dare il massimo. Vabbè, credi in Dio, eccetera, eccetera. Ovviamente è arrivato il commento di Alexis, immancabile sui social sempre. E anche di Emerson Royal, che scrive Pai. Quindi Mike, mio padre. Mike, mio padre. No, Ti ha beh, segnato un gol sicuramente... bello Emerson Royal. Guarda, speriamo di poterlo rivedere il prima possibile. Sembra dal comunicato del Milan che non sia così grave l'infortunio come ci immaginavamo, perché a occhio nudo vederlo a San Siro faceva fatica a scendere le scale, è uscito in quel modo. Poi, vabbè, le stampelle sono state la cosa proprio che ci ha fatto pensare male. Speriamo. Bene, per l'amor di Dio. Sì. Però vedere uscire uno in stampelle. Cioè, capisco che non deve caricare sul muscolo, ma sei lesionato. Vabbè, comunque, speriamo bene. Che vi devo dire? Non posso dire altro, insomma, bisogna credere. Opera di fede. Però come ci scrivono in chat giustamente ci sono 2 portieri che iniziano per T, quindi i 50 che mi hai chiesto prima li metto a questo punto, ok. perché non si può non vincere dopo questa. Se subentra un portiere che inizia con la T? Sì. Ok. Sì. Poi volevo leggere qualche altro messaggino della chat. Sì, Diego, l'ho visto il commento sul rinnovo complicato, mancherebbe che insomma non fosse arrivato il giorno dopo. Mentre Mai prevedibile. a proposito di portieri, andiamo alla grafica numero 5, perché come detto potremmo addirittura vedere 3 portieri in una settimana. Sì. Perché con l'Udinese Terracciano, Sì. con Lecce Toriani in Coppa Italia e poi dovrebbe tornare a quel punto Mike Col in Napoli. campionato col Napoli. Quindi potrebbe esserci grande alternanza dietro. Ci credete? Non ci credete? Guarda, io Con credo, l'Udinese in teoria dovrebbe non esserci neanche. come ho detto ieri, capisco che si voglia provare a ripercorrere un po' un percorso di un certo tipo con Toriani come anni fa con un altro portiere, però bisogna anche un attimo stare cauti, cioè a me sta bene mettere Toriani a patto che se poi fa un errore,
prende un gol che magari si poteva evitare, eccetera, non si fa l'assalto a Toriani, tutto qui, cioè, e comunque non puoi neanche far finta che Terracciano non esista, cioè è una situazione comunque da gestire, delicata, quindi per me così ci può stare, nel senso che Toriani gioca comunque una partita importante, però fai vedere anche a Terracciano che comunque se non c'è Maignan c'è lui, cioè devi cercare di rendere importanti tutti perché puoi aver bisogno di tutti e tre. Cioè, Guarda, io ovviamente ti Mike dico, è il portiere titolare. poi lascio la parola anche a Henry. Bisogna fare opera di, non so come, non di milanismo, però passatemi il termine per capirci, nel senso, dovremmo ritornare a pensare che se giochiamo per un Serie A di vertice, per giocare il campionato, la Champions dell'anno prossimo, quello che volete, per tornare a essere un po' il Milan, bisogna cancellare un attimo dalla testa tutte le idee di ma sì, proverei un giovane, ma sì, devo far crescere un giovane, ma sì, devo far giocare quello perché c'è un altro motivo. No, Toriani è meglio di Terracciano, gioca Toriani. Terracciano è meglio di Toriani, gioca Terracciano. Gioca il migliore in campionato, in coppa, dove volete. In porta al Milan gioca il migliore, non perché deve crescere uno, non perché un altro ha 38 anni, l'altro ne ha 18, quello che volete. Bisogna ritornare a pensare come si faceva un po' di tempo fa, gli 11 migliori. Il mio miglior portiere in questo momento è Terracciano, gioca lui. Oppure Toriani, chi lo sa, anche di tutti quanti. Gioca Toriani. Non è una questione di età, eccetera, ma di bravura in questo momento. Sì, sono abbastanza d'accordo, e poi bisogna anche pensare un po' più sul lungo periodo, nel senso che per questa stagione la penserei come la pensi tu. Cioè, questa stagione il Milan non deve fallirla, appunto. Cioè non ha né alibi né margini di errore né niente. È ovvio che sappiamo bene che Maignan dei tre ad oggi è il migliore, Maignan è il capitano di questa squadra, Maignan a giugno 26 non ha più un contratto col Milan alla fine del mese, e sappiamo anche molto bene che se non succedono clamorosi colpi di scena così è, punto, no? Sì. E quindi dei ragionamenti poi per la porta del Milan 26-27 andranno fatti, magari che coinvolgano lo stesso Toriani, perché magari lo si reputa un portiere già pronto, un portiere già che può essere il portiere titolare del Milan, e magari questa cosa è anche un bene, tra virgolette, è un ragazzo italiano giovane che viene fuori e via dicendo, però è una situazione che prima o poi andrà affrontata, ecco. Sì, quello sì. Anche perché fine anno anche Terracciano finisce. Tra l'altro. Terracciano esatto. è 1+1. Rischi di dover ricalibrare la porta un'altra volta a fine anno, e tra l'altro perdi il portiere dell'ultimo scudetto, il portiere degli ultimi anni, il portiere titolare in Champions, con la nazionale francese, il capitano di questa squadra, quello che tutti gli altri ragazzi hanno eletto a loro leader primario. Non è uno scherzo perdere Maignan eventualmente, quindi vanno fatti dei ragionamenti. Passiamo oltre, dai, grafica numero 6, Morgan. Mentre arriva la prossima grafica ho 2 nuovi abbonati da ringraziare, ovvero Davide Cortinovis. Grazie Davide. Quel cavallo pazzo di Davide. Sì. E Monkey Gab, Grazie. Anche di Gab. che però ha il Belgio con i 2 anni, ma ha fatto l'abbonamento. Com'è possibile? Non lo so, Non si grazie sa. comunque, grazie mille. Comunque, grazie per l'abbonamento. Ma anche Davide in realtà non ha il Belgio beh. che Tagnio. No, è abbonato da un po'. È abbonato. Vabbè ragazzi, grazie. Grazie per il rinnovo, Morale. Questa l'hai fatta tu. Questa sì. E devo dire, ci può stare come abbinamento. Parte l'inglese. Siamo in Italia. Vabbè, ma è una citazione ai Beatles. Lo so però. Capito? Ma non è che posso Chi fa i scrivere i proverbi in favolosi italiano, 4. chi li fa? Categorie, beh, categorie. Sì, i Beatles, cioè di categoria sì. Vabbè, questi sono i 4 che sono subentrati, tolto il portiere che vabbè fa un pochino storia a sé, visto che il quinto era appunto Terracciano. Anche a me sembrava Reinders De Winter in questa foto. Un po'. Aia. No, la foto. Devo andare? No, la foto. Ah, ecco.
Devo dire che sono entrati bene tutti e 4. Sì. Chi più, chi meno. Anzi, direi non più che meno. Diciamo chi più, che, chi molto più. Diciamo che De Winter non ha strappato l'occhio, però secondo me ha giocato con tranquillità, cosa che non è da poco. Comunque, soprattutto per un difensore che, cioè, le sostituzioni le vedete, cioè nel reparto difensivo sono trattate in maniera diversa rispetto a che fare entrare un esterno d'attacco, un centrocampista. Quello che per me ha rubato più l'occhio è sicuramente Pulisic, però non è una novità, cioè lo sappiamo che Pulisic ha questi mezzi tecnici e però Ricci ovviamente, forse perché l'abbiamo visto veramente poco, cioè Ricci comunque è un giocatore che è arrivato all'inizio del ritiro con Allegri, però fino ad ora l'abbiamo visto poco, e Nkunku è arrivato da pochissimo proprio al Milan e subito si è guadagnato quel rigore, poi non dato, però si è guadagnato un rigore. Io di questi 4 sono rimasta colpita da Ricci, ma perché in questo momento lui, nonostante sia arrivato così presto, non ha il posto e ha davanti molti giocatori. Quindi se devo scegliere tra i 4, quello che mi ha stupito di più per tutte queste dinamiche che ho appena detto è Ricci. E posso provocare? Vai. Ma non li mettereste tutti e 4 a Udine? Sì. Nkunku per Jimenez, Pulisic al suo posto, cioè Sì. al posto di Loftus-Cheek. Ricci per Fofana. Ricci per Fofana e De Winter per Ma Pavlovic. Sì, secondo voi magari. Allegri mette Pulisic al posto di Loftus-Cheek? Beh, in teoria sì. Per me Contro Allegri no. l'Udinese? Cioè, per me Pulisic in Cioè io panchina, lo farei, però. per Due me in panchina Pulisic? Pulisic in panchina non ci sta e non ci deve stare. Ma per come gioca Allegri, io non ce lo vedo che rinuncia a Loftus-Cheek. Anche per quello che ha detto in conferenza sabato scorso, no? Quando ha detto Loftus-Cheek in Serie A non può non fare gol. Cioè una frase che fa effetto. Poi io sono d'accordo con voi, però Ma per me salta la questione perché Nkunku non ha granché minutaggio ancora. Con sta fuori. Ok. Gli altri 3 li metterei dal primo. Però E quindi bisogna anche giocherai considerare Jimenez per una forza di cosa. cose. Però bisogna anche considerare una cosa, Simo. L'Udinese è molto forte fisicamente, Lo so. ma molto forte. Puoi mica concedere. Esatto. Finché ti ostini a schierare la difesa a zona. No, scherzi a parte. Io che vada con Ricci al posto di Fofana, non per lo me so. è Dal più- primo non lo cioè, so. per me è più probabile che rinunci a Fofana che rinunci a Loftus. Per me non rinuncia nessuno dei due con l'Udinese. Poi magari Perché ci sbaglio. sono Solé, Christensen Sono quando vengono su. Christensen, Piotrowski, Buxa e tutta gente. Ma Ricci, cioè il punto è questo, Ricci al posto e di chi Zibù va. e- Anche Davis è E un altissimo, però è considerate forte. che in questo momento per cause di forza maggiore non c'è Yashari, Vabbè, ma quello è, sì, No, nel è un senso discorso che ci cioè, sta. per me è curioso No, ma capire stiamo parlando Ricci- proprio di Udine, perché giustamente, oddio, non mi ricordo da chi l'ha letta, nel senso che alle formazioni di Milan-Bologna, mi aiutatemi in chat, c'è un giornalista credo che l'abbia detto, ho pensato, caspita, va a fare... Forse era Cassano, non era un giornalista. Va a fare a pugni con una squadra che comunque è fisica, cioè fisico con fisico. C'è il Bologna che comunque ci dà fisicamente. Tra Lucumi e Ferguson, lo stesso Castro, non è altissimo, però è Torello. ben l'Udinese messo. da L'Udinese quel punto ancora di di vista, più. ma infatti sono d'accordo con Vincenzo, nostro abbonato, che scrive proprio per quello devi mettere in campo la tecnica, altrimenti vai sul loro campo. Cioè io Ricci ce lo vedo al posto di Fofana se devo scegliere. Se poi deciderà di schierare titolare Ricci, magari andrà con gli stessi di domenica. Adesso non sappiamo ancora perché insomma, oggi sono ripresi gli allenamenti come sta Pavlovic. Tipo, se si è già riaggregato, perché non avendo in teoria, se non hai lesioni, sciogli 48 ore e sei a posto, non è che Massimo domani. cioè nel senso sabato c'è. Quindi non so se De Winter ha il posto assicurato perché appunto Pavlovic è infortunato. Io farei giocare a prescindere. Però bisogna anche considerare Idem una Ricci. cosa. Bisogna anche considerare una cosa e fare un ragionamento. Allora, una delle cose che a me piaceva meno dell'anno scorso era
diciamo stravolgere la formazione giornata per giornata. Cioè l'anno scorso ogni giornata c'era una roba diversa, ogni volta siamo partiti a 4, poi a 3, poi alcune volte di nuovo a 4, coppie difensive che venivano prese credo come da un cestello. È vero che l'anno scorso cambiavamo le coppie difensive. Io sta roba qua a me l'anno scorso faceva impazzire. Ora io non sto dicendo che a Udine devi rimettere l'esatto 11 che hai messo col Bologna, ma tenderei a cambiare non troppo. Io l'unica roba che farei è mettere Pulisic al posto di Loftus-Cheek. E se il Pavlovic non ne ha, De Winter al suo posto magari. Però non starei a stravolgere buttando dentro anche Ricci e Pulisic pure e De Winter. Cioè no, ma troppo cambia gli interpreti, perché in realtà magari travestita un po' da una formazione diversa, un atteggiamento diverso, eccetera. Guardate, non siamo andati lontanissimi dalle primissime amichevoli col Bologna. Non è che siamo andati lontani da quel 5-4-1 del Liverpool e delle altre, perché comunque quando non hai la palla eravamo la stessa identica cosa. Sì. Forse un po' più 5-3-2, giusto per buttarla sulla carta, con Loftus un po' più alto, ma Rabiot faceva il quarto a sinistra e ci mettevamo a 4 con Salmaker che scalava di qua e Stupinian che scalava dietro di là. Sì. Più o meno io penso che l'atteggiamento non è che cambierà molto durante l'anno. Questi sono, poi in base agli interpreti, soprattutto quando è la palla, qualcosa cambia. Come abbiamo visto nel secondo tempo col Bologna stesso, l'ultimo quarto d'ora, cioè proprio si toccava con mano, come diceva il buon mister Rino Gattuso, la qualità diversa rispetto ai primi 70. Però credo che l'atteggiamento non cambierà. Io che lui rinuncia a Loftus-Cheek contro l'Udinese lo devo vedere. Ma infatti probabilmente non accadrà e niente, e nel caso salta Fofana, se no per Ricci sta in inserire panchina. Ricci? Sempre 11 sono. No, ma infatti per quello che vi dicevo prima di Yashari al di là di Udine, perché chissà, cioè è curioso capire al posto di chi sarà quando entrerà. Io dicevo prima, lo dicevo già Lanci, Ricci dovesse fare 38 mezz'ore come ha fatto Bologna, metto la firma che fa tutto l'anno da subentrante, e fossi lui metterei la firma anche in lui, perché le giochi tutte, giochi mezz'ora, magari non sarà felicissimo di questo, perché sennò la nazionale col binocolo la vede, però se ogni mezz'ora che entri spacchi la partita, cosa vuoi di più? Ah no, ma poi Però lo so. no, ma è il capitano della discorso nazionale che gioca lo so. i mondiali in casa. No, mi viene da pensare, Ricci vedendoli parlavo, non Pulisic. ma di Ricci, vedendo un po' l'altezza media nostra, per me a un certo punto puoi anche fare a meno, anche con l'Udinese stesso, di avere sia Loftus che Fofana. Comunque è buttato dentro Rabiot. Sì. Nel giro di centrocampo è entrato uno di 1,90. Sì. Tra lui, uno tra Loftus e Fofana, Gabbia, Tomori no, non è altissimo. De Winter o Pavlovic sono già 4. Puoi anche permettertelo, non è che, Ma anche perché non è che devi fare la gara ad averne uno in più di loro alto, devi metterla anche su altri piani la partita. Il tuo tasso tecnico è più alto di quello dell'Udinese. Andiamo avanti. Allora, cambiamo completamente argomento. Grafica numero 7. Lo so Luca, d'altronde ne facciamo tante e ne faremo ancora di più. Di cheat di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sì, beh, esce dalla diretta. No, ma io adoro Aldo, Si Giovanni e eclissa. Giacomo, però non mi devi guardare male se cito il vagabondare tra le stelle dopo che... Cioè, No, ma pensavo fosse una cheat di qualcosa già di una canzone, di un libro. immaginavo, diciamo, mi dicessi che ne so. Ma che proverbio è? Cioè, ero già pronta. Non ti preoccupare, ci ho già pensato io. Tira e molla. Questa è invece la questione che riguarda Adriano Galliani. Ora, come la sistemiamo? Che Chi ne è so di io? Mazzo a proposito No, che ne so, cioè... Allora, che il Milan non abbia peso politico all'interno del campionato italiano di Lega Serie A, eccetera, eccetera, non lo scopriamo oggi. Che questa cosa torni a essere un argomento di discussione lo scopriamo grazie alla scenata di Max Allegri e all'episodio del
uno dei rigori più clamorosi non assegnati, addirittura dopo controllo VAR, che forse è una novità. E quindi in quest'ottica sappiamo bene che invece Adriano Galliani un pochino di peso ce l'ha. Ora, è sbagliato questo tipo di ragionamento? Sì, non dovrebbe funzionare così il mondo. In qualche modo fare di necessità virtù perché siamo in un paese che funziona così? Altrettanto. Perché purtroppo è così. Io mi ricordo i discorsoni delle ultime proprietà del Milan. Non vogliamo solo cambiare il Milan, vogliamo cambiare il calcio italiano. No. Tanti cari auguri, mi verrebbe da dire. Ma perché devi cambiare il calcio italiano? Appunto. Me lo ricordo. Appunto. Quindi tanti cari auguri. Non potendo far diversamente, onde evitare situazioni come quella di Milan-Bologna, situazioni come la finale di Coppa Italia dell'anno scorso, situazioni come Bologna-Milan rinviata, su cui dovremmo fare ore e ore per come sono andate le cose, ma onde evitare queste situazioni qua, indubbiamente la figura di Galliani ti darebbe una mano. Pro. Contro è l'ennesimo gallo nel pollaio, passatemi la metafora, cioè Perché Galliani? no, Perché è un altro. perché è un altro che si aggiunge a Ibrahimovic, Furlani, Arriviamo con lo Scaroni, stadio, Michele, tranquillo. Ibrahimovic, Furlani, Cardinale, Scaroni, Tare, quella, cioè Ma infatti io volevo allacciarmi a quello che Moncada. stava dicendo Harry. Cioè, nel senso, allora, noi avete visto da quando è uscita questa storia, siamo stati un po' in superficie semplicemente perché ci sono tante voci, sono cambiate e vediamo quale sarà la verità. Io credo che l'arrivo di Adriano Galliani sarebbe bello, sicuramente utile, ma io lo vorrei al posto di qualcuno, io non lo vorrei in aggiunta a qualcuno. Poi non sto dicendo che schifo l'arrivo di Galliani, per carità, cioè ben venga, ma ben venga anche se dovesse arrivare in aggiunta a. Mia preferenza, lo preferirei arrivasse in sostituzione di. Cioè non vuol dire che o arriva in sostituzione di o niente, nella mia opinione. Però lo preferirei in sostituzione di. Semplicemente perché abbiamo visto che più teste ci sono, più confusione c'è. Ad esempio in chat prima ci chiedeva un ascoltatore: ma che figura ha fatto Ibra? Domanda lecita, cioè cosa fa? Dov'è? Cioè è arrivato con un ruolo guarda, ti senza direi che in senso ed questo è momento sparito senza senso. Ha quasi più senso ora, sì, tra visto che l'altro. sarebbe un consulente di Red Bull quello che sta facendo ora, piuttosto che l'anno scorso dove presentava i giocatori, presentava la stagione, presentava l'allenatore, faceva il vice dell'allenatore in conferenza quando non c'era e andava nelle pre-partite, andava nei post-partite, era ovunque. Sì, è vero. Aveva è vero. molto più senso questo Ibra come consulente Red Bull piuttosto che l'anno scorso dove faceva il dirigente del Milan, senza esserlo peraltro. No, è vero. E aggiungo anche, vi ricordo che in tutto ciò è ancora lì Kirovski. Sì, Sono lì tutti, a parte d'Ottavio. Esatto, e c'è qualcosa che da sistemare, ecco. E io spero che dal punto di vista politico le cose cambino per il peso del Milan, perché dobbiamo ricordarci e ricordare che siamo al Milan. Difficile che accada, ecco, a meno che appunto non arrivi Galliani, ma boh. Ma guarda, io ti dico una cosa, siccome comunque i contatti con Cardinale ci sono e ci sono stati, quindi vuol dire che evidentemente l'idea in testa c'è, non è una cosa campata in aria o una cosa inventata, quindi non è diciamo così un nome che è spuntato all'improvviso un mese fa così tanto perché qualcuno ci aveva voglia di scrivere qualcosa, è un qualcosa che non so se usare un tempo verbale al passato, al presente, al futuro, non lo so in questo momento, direi una bugia. So che c'è l'opzione di rivedere Adriano Galliani come facente parte del Milan, non so con quale figura, non so se proprio del Milan, non so se di Redbird, non sappiamo. E anche se fosse poi incasellato, tanto lo sappiamo che nonostante l'incasellatura poi ognuno
diciamo così, riesce il modo sempre di ritrovare spazio per... Diciamo che Io, come hai detto questa mattina, poi chiudo, ti lascio subito parola, Bea. Abbiamo un problema di peso politico? Sì. Se Galliani mi garantisce, avendo buoni rapporti con Lotito, De Laurentiis, Marotta e Presidente Gravina e un po' tutto l'establishment di vertice del calcio italiano, obtorto collo, accetto anche la pezza, ma è una pezza. io credo che oltre al problema di peso politico ci sia un problema nel Milan di protagonismo. Perché Adriano Galliani oscurerebbe in maniera totale Giorgio Furlani. Non prendiamoci in giro, ragazzi. Cioè, se arriva Galliani, è Adriano Galliani. Poi potrà avere 80 anni, potrà essere la fine della sua carriera, tutto quello che volete. Ma se arriva Adriano Galliani, arriva Adriano Galliani. Io non so se va bene. No, ma certo, adesso. Non so se mi spiego. ha un peso. Tanto la storia e- si ripete, è Certo. ciclica. Perché con Zlatan Ibrahimovic, che per me ha fatto tantissimi errori e credo che abbia deluso enormemente i tifosi del Milan, si è visto com'è andata. La storia si ripete. Andiamo velocemente alla questione stadio, visto che mi sembra centrale anche per questa situazione, visto che comunque Galliani non è né un nome della proprietà Elliott, né un nome della dirigenza attuale, sì Morgan, grazie, né altro. È un'idea venuta a Jerry Cardinale. Ok. E di questo ovviamente dobbiamo parlare, perché oggi Sala, RTL 105, ha detto, se tutto va bene, domani dovremmo andare in giunta con la delibera della vendita, perché di fatto siamo arrivati a un accordo con i club. Lo stadio deve essere pronto entro il 2031, perché la UEFA ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli europei di calcio del 32, se rimarrà San Siro. Vorrei dire a Sala, e nel caso anche delle due squadre, non è un problema del fatto che c'è un nuovo San Siro, il problema è che il vecchio San Siro fa abbastanza pietà per quelle che sono le richieste della UEFA o della FIFA per dare europei barra mondiali, perché le situazioni igieniche sono quelle che sono, perché vengono giù i pezzi Ma anche a livello di sicurezza. nel secondo anello, la sicurezza e compagnia. Basterebbe tenerlo ad hoc come in questo momento magari e già darebbe una mano. Poi è ovvio che magari bisognerebbe fare degli interventi più strutturali, ma San Siro di adesso non è che sia tenuto proprio No, anzi. Un al bijou. massimo. Ecco, per chi va allo stadio se ne sarà reso conto. Ok. Questa è la questione per quanto riguarda San Siro. In teoria domani va in giunta. Anzi, Morgan, mettimi pure la grafica numero 9. Va in giunta il voto sulla delibera. La giunta però, insomma, se non vota viene giù tutto, Sì. come diceva Max anni fa. Ma nel senso che essendo il governo della città di Milano, quindi proprio il Consiglio dei Ministri, chiamiamolo così, di Sala, è ovvio che verrebbe giù tutto. Quindi in giunta domani passa senza tra virgolette problemi. Poi il problema più grosso in realtà arriva quando andrà in Consiglio Comunale, quando una volta che ci siederà intorno alla questione non ci sarà solo la maggioranza, ci sarà l'opposizione, ci sarà i consiglieri che sono all'interno della maggioranza ma contro la questione stadio, i franchi tiratori, eccetera, eccetera, eccetera. E qui però si apre il punto di domanda finale, perché se passa in Consiglio Comunale la strada inizia a essere un po' più in discesa, non ti dico proprio in discesa, ma quantomeno per scongiurare la questione vincolo e cedere lo stadio, sì. Se salta il Consiglio Comunale, San Siro è finito. Sì, qui. finisce qua. Più o meno Dopo? finisce qua. Morgan, mi metti la 9 per favore? E dopo? Che dopo ho la palla di vetro. Perché non lo so, onestamente. Dopo? Te l'ho sempre detto. L'unica è portare a San Donato l'Inter, ma l'Inter non ha tutta sta voglia. Dopo bella domanda. Più che altro che per me
cioè se dovesse saltare questa cosa qua di Milano è quasi certo che salti anche, o che abbia buone probabilità di saltare anche l'europeo, perché noi ridiamo e scherziamo, ma tant'è che dovevamo farlo insieme alla Turchia per poterlo fare già di partenza, quindi bisogna stare attenti anche a quella situazione lì. E per quanto riguarda l'Italia in generale, perché da quant'è che noi abbiamo una competizione? Onestamente credo che sia molto difficile a parte che San l'europeo Siro itinerante abbia quella Appunto. competizione. No, appunto, per questo dico, è triste vedere l'Italia dal punto di vista delle infrastrutture ridotta così. Ragazzi, non ci sono i soldi per San Donato da soli, proprio detta molto Sì, stringata. vediamo che molti continuano a insistere. Quindi o entra un finanziatore che aiuta Cardinale nella questione, in mille modi, da socio o da quello che volete, o questo socio, tra mille virgolette, è l'Inter che viene con te, oppure molto concretamente per ora non se ne fa. Sì. Oppure si va aperto a giocare Però, all'europeo. scusate, Grande soluzione, cioè, giusto? unico stadio costruito ex novo in Italia? No, ce ne sono 3 o 4. Ex novo? Non ristrutturato, ex novo. Nuovo, forse Juve. sì, l'evento esterno. Cioè, siamo in un paese che di quella dimensione, sì. non te lo permette. Cioè, siamo in un paese dove, vabbè, i discorsi sono... Però è abbastanza... Sì, cioè, poi altri stadi sono stati sistemati, sì, ma ristrutturati, io infatti fatti dicevo nuovi. ex novo. Ma poi lo però stadio dell'Udinese bellissimo, è un bellissimo progetto. bellissimo. Lo stadio dell'Atalanta e anche altri che ci saranno. Però ex novo... No, è vero, è vero, è vero. È così, che dobbiamo fare? Credo ringraziare qualche abbonamento. Sì, perché ora un li po' che ringraziamo. non- Chiudo il discorso dicendo 2 cose velocissime. In teoria l'accordo sarebbe stato trovato tra le società e il comune, nel senso che c'erano dei costi, soprattutto vincolati alle bonifiche al tunnel, che invece di vedere i 36 milioni, il comune ha deciso che ne mette 22, e 22 sono, non di più. Quindi quelli che mancano o li mettono in società, gli altri 14, oppure, però è un accordo da svariate centinaia di milioni di euro, non salta per 14. Morale dovrebbero aver trovato un accordo su questo, e il motivo per il quale Sala dice abbiamo trovato un accordo è questo l'accordo, sono le spese di bonifica, cioè, non è che oddio ho trovato l'accordo su San Siro, quello è. Il primo passaggio in giunta, come detto, è scontato, il secondo meno. Tant'è che oggi la Russa dice: non vorrei l'abbattimento di San Siro, avevo proposto 2 stadi vicini, vedremo se saranno capaci di far passare la delibera, ho qualche dubbio, vediamo se la sinistra è compatta ai numeri, non devono avere aiuti dall'opposizione. È un richiamo ai suoi, come dire, no. Siccome la questione, ahimè, è diventata politica, Strano. non è più, Succede mai in questo non è paese. più lo stadio è giusto, sì, lo stadio è sbagliato, no, è diventata anche molto politica, è un avviso ai naviganti della sua parte. Sì. Vedremo, situazione spinosa. Dicevi che dobbiamo ringraziare Morgan, torniamo pure in studio. Un po' sì, anche perché ci stiamo avviando verso la conclusione di questa Beh, diretta. sì, tipo Roberto che ha fatto la... Grande l'abbonamento. Roberto, sei il migliore. C'è anche Grazie. il simbolino new, quindi è proprio nuovo Roberto. Benvenuto, sei il migliore. Asci Milanista ci ha donato 6 euro, scrivendo: i più giovani sicuramente non ricordano, ma per il Milan un campione come Modric c'era la normalità. Il Milan è il Milan, non scherziamo. Asci, grazie, hai donato anche prima, grazie mille di cuore per gli abbonamenti che hai regalato, le donazioni che hai fatto. Purtroppo sì, adesso forse è bello perché tornano a brillarci gli occhi quando vediamo Modric. È triste perché è quasi come se fosse una novità, quando invece prima era normalità. Mentre ringrazio anche in chiusura il rinnovo di Salvo per il 39esimo Grande mese, Salvo, quasi 40. il Grazie. migliore Salvo. Scrive: ciao ragazzi, non riesco a seguirvi come prima. Salvo, puoi sempre rimediare con una donazione. Ma grazie Una lo stesso, tantum. Salvo, grazie. Salvo, grazie di cuore, anche perché insomma a volte si cambia lavoro, non so, casa, eccetera, quindi Però le nostre repliche sono sempre... però esatto, c'è tutto on demand, quindi, Il nostro canale YouTube. Cri, è inutile che fai il simpatico con la mia donazione, donali tu 150 euro necessari per liberarmi il venerdì. Guarda che Cri
Lo fai, Appunto, Cri, Io mi sei ricordo di felice tue tu donazioni. che diventi il top donator assoluto di sempre. Sono felice io, per ovvi motivi. È felice il direttore. Top Felice è una parola donator, il grossa. top donator. Sì, è Carlo, lo sappiamo, è Carlo. Per questo sto spronando Cri. Cri è il migliore. È solleticato. Carlo Teodori, ho un dubbio su come mi chiamo. Non è che mandi un messaggio con donazione con il Simone. mio nome, tipo, perché non ricordo come... No, Fantastico. scherzo. Manca Sì, ci 100 sta. giorni a Natale, ci scrive Paolo, è la cosa più importante di quest'oggi. Un regalo dal Milan? Per Natale, Anzi, no, non dal Milan. Cosa chiedete a Babbo Natale per il Ma Milan? manca 100 giorni. La letterina si deve Ma spedire. era al mare fino a 2 settimane Aspetto fa. le prossime partite per chiederlo. No. Che arrivi... Sì, dai, caspita, 3 partite, anche meno. Un po' meno. 3 partite, devo aspettare un attimo. Ma è una letterina. No, la letterina. Ascolta, stiamo già vedendo. Già il marketing ci sta veramente massacrando gli zebedei con i calendari dell'avvento a settembre, per cortesia. Anche qui non parliamo di Natale. Chiedo il ritorno di Thiago Silva da gennaio a giugno. Me l'ha bruciato. Vi dispiace. Cioè, io per me stessa ce l'avrei il regalo. Per il Milan devo aspettare un attimo. Devo aspettare il Milan-Napoli. O il ritorno di Tonali, esatto. Potrebbe anche essere questa un'idea. Beh, ovvio che se devo chiedere una roba grossa, ma lì Scudetto. non vado da Babbo Natale, vado un piano più in alto. Scudetto? No, parlo ok. di qualcosa di sul lungo ok, periodo. ho capito. Lo so. Va bene, ma non credo che Babbo Natale riesca. Cioè, quella roba lì, mi sa che... Neanche gli elfi. Non credo. Vabbè, pazienza. Sai cosa puoi fare invece? Cosa puoi chiedere invece per Natale? Puoi chiederlo anche prima, magari Puoi chiederlo anche prima. adesso, Puoi anzi andare direttamente o su Amazon Ce l'ho qua. o in edicola o nei grandi supermercati e acquistare il kit di cancelleria di Euro Publishing a 7,90. Il prezzo è questo. Per questo kit qui di cancelleria, visto e considerato che riparte la scuola, ma non solo, c'è anche tutta la nostra sezione di enigmistica, quindi non perdete tempo, la trovate su Amazon, in edicola, nei grandi supermercati, penne, matite, block notes, il righello, temperino, gomma, tutto quello che vi serve per veri milanisti. È davvero bello. Già noi in redazione, tra l'altro, stiamo utilizzando alcune Sì, penne. la penna scrive molto bene. E quindi fatelo anche voi, vostre figlie, vostri figli, voi stessi, se vi servono, insomma, se lavorate in ufficio o simil. E niente, grazie. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata Puoi togliere. Ah, scusate. Mi sono frizzato che stavo leggendo. Una telefonata di Furlani Che bello il block notice. per evitare che decisioni arbitrali errate compromettano i risultati. Quindi telefonate direttamente all'AIA con addirittura le scuse dell'AIA. Sì, oggi ha Tremano chiamato i all'AIA. palazzi, Oggi ha vedo. chiamato all'AIA, ha comprato Modric, lui, tutto lui ha fatto oggi. Già il sole oggi? Sta soffiando, è lui, Adesso è lui arriva. che sì. Sempre però da quelle colonne. Bea, grazie. Bello il block notice. E a domani. Henry? Grazie, ringraziamo anche Giorgio Furlani che ci ha fatto andare in diretta oggi, perché ricordiamo che è stato lui anche qui, quindi niente, grazie ragazzi, però non avete donato, quindi io venerdì dovrò lavorare. Grazie. Beh, hai ancora 3 giorni per piangere. Domani ci riprovo. Grazie, ciao. Grazie anche a Morgan in regia, ci ritroviamo come sempre stasera /domani mattina con la clip di Giuseppe Pastore che se vi siete persi vi riproponiamo, altrimenti domani mattina alle 10 con Mattino Milan. E quindi grazie a tutti, grazie a te Bea, Grazie a voi, a domani. grazie a te Henry, Ciao. grazie anche a Giorgio Furlani che ha telefonato all'AIA e adesso tutto andrà meglio, grazie anche che ci ha preso anche, giusto, no? Ha preso anche Luka Modric, l'ha preso lui, Ha quindi comprato grazie. Non quel povero Cristo di Tare che è andato là e Modric ha detto che è venuto lui là, lui l'ha preso lui, ha detto no, c'è una cosa buona, me la prendo io. Grazie anche a Morgan in regia, grazie a tutti, a domani. Settembre, tempo di rimettersi in gioco, non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol.
Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo c'è il kit scolastico Milan firmato Europublishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Europublishing torna a scuola davvero fuori classe. Colpo di testa, rete, ha segnato il Milan, ha segnato Gabbia. Serginho va, sono davanti al portiere,